Edgar Degas è uno dei più grandi artisti francesi. Conosciuto come il pittore delle ballerine, è stato anche uno scultore e un disegnatore, tecnica nella quale eccelleva. Viene annoverato tra gli esponenti di spicco dell'impressionismo. Pur partecipando a numerose mostre con gli impressionisti, Degas non amava dipingere en plein air come facevano i suoi colleghi, tanto che un giorno dichiarò: «Se fossi al governo, istituirei un reparto speciale della gendarmeria solo per tenere d'occhio gli artisti che dipingono all'aperto i propri paesaggi». Anche i tratti distintivi della pittura di Degas non somigliano a quelli di altri impressionisti come Monet, Cézanne o Renoir. Degas infatti dipinge essenzialmente ambienti chiusi, ripresi da angolazioni insolite con pennellate rapide e sciolte. Osservando le opere di Degas si ha l'impressione che siano testimonianze fedeli della realtà. In realtà, Degas ritraeva le modelle singolarmente nel suo atelier, per poi unire questi soggetti nell'opera conclusa. Lui stesso dichiarerà: «Nessuna arte è meno spontanea della mia». Degas ama ritrarre soggetti femminili, ballerine, lavandaie e sarte. Ciononostante i suoi colleghi artisti sostenevano che l'artista fosse misogino. Non si sposò mai e a chi criticava questa scelta rispondeva: «A che cosa mi servirebbe una moglie?». Tra gli altri soggetti ritratti da Degas vi sono gli ippodromi e i cavalli al galoppo. L'artista è infatti affascinato dal movimento e dalla velocità. Lui stesso spiegherà: «Non capiscono che per me la ballerina non è che un pretesto per rappresentare il movimento?». Degas nasce in una famiglia ricca. Suo padre dirigeva una banca e la famiglia materna controllava una fiorente industria del cotone. Per questo, quando decide di intraprendere la carriera artistica, i genitori gli allestiscono un atelier in casa. Si forma alla Scuola di Belle Arti di Parigi, ma la frequenterà per soli 6 mesi, per poi intraprendere un viaggio in Italia dal 1856 al 1860 e arricchire le sue conoscenze artistiche. Sarà l'amicizia con Manet, incontrato al Louvre nel 1861, a convincerlo a entrare a far parte del gruppo degli impressionisti. Nonostante avesse già esposto più volte al Salone di Parigi con un discreto successo, Degas non sopporta l'establishment artistico dell'epoca. Così, quando i colleghi impressionisti propongono di organizzare una mostra indipendente, fin da subito dà il suo sostegno all'iniziativa. Come è noto, la prima mostra impressionista del 1974 si rivelò un fiasco. Degas partecipa a 6 delle 7 mostre organizzate dagli impressionisti. In una di queste espone la sua scultura Danzatrice quattordicenne, assolutamente innovativa per l'epoca sia per la scelta dei materiali che per il soggetto ritratto, una ragazzina magrissima. Molti critici bollarono l'opera come un orrore. Oggi è considerata un capolavoro che ha dato avvio alla scultura in senso moderno. Degas negli ultimi decenni dell'Ottocento è ormai un artista affermato. Espone con successo a New York nel 1886 e nel 1905 le sue opere sono in mostra a Londra. Ciononostante, la morte dell'amico Manet, sopraggiunta nel 1883, unita a un grave problema che lo priverà quasi del tutto della vista, lo spinge a ritirarsi a vita privata. Muore a Parigi nel 1917 all'età di 83 anni.